Ciao a tutti e benvenuti in questo video. Dunque, questo sarà il primo di una serie di video che voglio dedicare al progetto su cui sto lavorando in questo momento. Si tratta di un edificio che rappresenta una locanda in stile fantasy medievale. In questo primo video vi mostrerò quello che ho realizzato finora, che consiste nella costruzione della base e delle mura del primo piano. Come vedete, l'edificio è adagiato su di un grande plinto in pietra che fa da fondamenta per tutta la struttura. Le mura del primo piano sono realizzate in pietra, mentre il resto della struttura che realizzerò qui sopra sarà tutta in legno a graticcio. Ho deciso di intitolare questo progetto La locanda abbandonata, perché la mia intenzione è quella di dare a questo modello un'atmosfera molto abandoned. Come vedete, in questa prima fase ho già previsto il muro posteriore del primo piano parzialmente crollato, a cui seguirà anche il crollo del muro del secondo piano e parte del tetto. E comunque cercherò di evidenziare in tutto il modello dei chiari segni di usura e di abbandono, che sarà questo il tema dominante di tutto il progetto. Bene, dopo questa piccola premessa entriamo ora nel vivo della costruzione. Ho iniziato ritagliando un pezzo di cartoncino da 2 mm di spessore, che mi servirà come basetta su cui poi incollerò la base vera e propria di tutto l'edificio che andrò a costruire. Questa basetta in cartoncino mi servirà anche per poter realizzare la parte di terreno intorno alla locanda. Dopo aver ritagliato la basetta, sono andato a tracciare tutto il perimetro della costruzione. In questo modo riuscirò ad ottenere le misure per ritagliare un pezzo di polistirene che formerà la base vera e propria dell'edificio. A questo punto ho ritagliato un pezzo di polistirene da 3 cm di spessore, che andrà a formare la base di tutto l'edificio della locanda. Infine ho incollato la base in polistirene sul cartoncino che ho ritagliato in precedenza. A questo punto ho stampato qualche muretto in pietra che mi servirà per rivestire la base in polistirene che ho appena incollato. In questo modo andrò a creare il plinto in pietra che praticamente farà da fondamenta per tutta la struttura. Se volete avere maggiori informazioni su come realizzo gli stampi in gomma siliconica, potete dare un'occhiata al mio blog. Come sempre vi lascerò tutti i link qui sotto nella descrizione di questo video. Dopo aver tracciato l'altezza, vado a ritagliare i muretti utilizzando il traforo elettrico. Dopo aver ritagliato tutti i muretti e creato gli incastri per gli angoli, vado ad incollarli su tutto il profilo della base, utilizzando una colla vinilica a presa rapida.
dopo aver incollato tutti i muretti, ho costruito anche la scaletta che porterà all'ingresso dell'edificio. A questo punto sono andato anche a ritagliare in maniera più ondulata tutta la parte di cartoncino che forma il terreno attorno alla base dell'edificio. In questo modo il terreno assumerà un aspetto più naturale e meno squadrato. Ora realizzerò il terreno intorno alla base. Per prima cosa ho incollato dei pezzetti di sughero per simulare dei grossi sassi e delle macerie a ridosso del muretto. Una volta incollati i pezzetti di sughero, vado a cospargere il resto della basetta con del terreno che mi sono preparato mescolando della sabbia fine con del gesso in polvere, aggiungendo anche dei pezzetti di mattone sbriciolati. Una volta che la colla è asciugata per bene, vado a togliere l'eccesso con un pennello. Infine, per completare la base, vado a stendere una mano di fondo utilizzando un colore acrilico mescolato con della colla vinilica. In questo modo andrò anche a fissare meglio il terreno che ho appena applicato. Passiamo ora alla costruzione del primo piano. Per prima cosa sono andato a stampare ancora dei muretti e dopo averli uniti e incollati su un pezzo di polistirene, sono andato a tagliare gli incastri per gli angoli e le aperture per porte e finestre, utilizzando sempre il traforo elettrico. Purtroppo in questa fase non sono riuscito a girare molte immagini in movimento, ma spero che comunque il procedimento risulti lo stesso abbastanza chiaro. Dopodiché sono andato ad incollare le varie pareti sulla base per formare tutto il muro del primo piano. A questo punto ho iniziato a realizzare il pavimento attorno al muro.
Per farlo ho utilizzato delle singole piastrelline di polistirene, che ho incollato una a una per simulare un tipico pavimento in pietra. Infine ho realizzato il pavimento all'interno del primo piano, utilizzando sempre del polistirene, opportunamente testurizzato e tagliato a listelli per simulare un pavimento in legno. Bene, la fase di costruzione del primo piano è così terminata. Come vedete, alla fine sono andato anche ad aggiungere del terriccio sul pavimento in pietra e soprattutto sulla parte di muro crollato. Infine, per completare il tutto, ho dato anche qui una mano di fondo. Bene, la prima parte sulla costruzione della locanda si conclude qui. Spero che il video vi sia piaciuto, in tal caso vi invito a mettere un bel mi piace qui sotto e vi ricordo anche di iscrivervi al mio canale, così non vi perderete tutti i miei prossimi video. A questo punto non mi resta che salutarvi e come sempre darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!